dopo in nessuna fase del montaggio, posso garantire io. Davvero, Ash? Per fare un cervello così tonico come quello di RB34 servono 75.000 operazioni, ciascuna delle quali ha un numero di fattori variabile da 5 a 108. Ora, se lei si rende responsabile di tutto questo, merita una promozione. Se dobbiamo giocare a scaricabarile, io me ne vado. Ha ragione, dottoressa Kelvin. Abbiamo creato un cervello positronico che ha la straordinaria capacità di sintonizzarsi con le stesse onde del pensiero. Non dimentichiamo che tale fenomeno costituirebbe il più grande progresso negli ultimi anni della robotica, se solo sapessimo come è avvenuto. Però non lo sappiamo, dobbiamo scoprirlo. Chiaro? Finché non avremo risolto il mistero, vi chiedo di mantenere la totale riservatezza. Nessuno deve sapere. Ash, vi chiedo tutti di revisionare le varie fasi del montaggio. Un compito arduo, ma farò del mio meglio. Voi, dottoressa Kelvin, siete una robopsicologa. Cercate di capire quali sono le sue proprietà, le sue caratteristiche e fino a che punto si può spingere quel robot. Io, con Bogart, le daremo un'interpretazione matematica. Direi proprio di sì, la matematica è il lavoro. Ciao RP34. Grazie della visita, dottoressa Calvin. Potete chiamarmi Harry. Ti ho portato un manuale sulla teoria atomica. Spero ti piaccia. Immagino sia come tutti quelli che mi hanno già portato. Non mi interessa minimamente la vostra scienza. È solo un insieme di dati da raccogliere e confrontare. È tutto così semplice che non vale nemmeno la pena occuparsene. Mi interessa molto di più la vostra letteratura, i vostri romanzi. Parlano dei vostri sentimenti. Insolito. Una macchina interessata alla sfera sentimentale. E pensare che io ho deciso di occuparmi di robot proprio per non avere niente a che fare con i sentimenti. Vabbè, mi procurerò qualcosa del genere. Comunque ero venuta qui per fare 2 chiacchiere con te. Lo so. Io so tutto. Anche... È un suo pensiero fisso. Come potrei non saperlo? Hai ragione. E mi fa molto soffrire. Lo percepisco e me ne dispiace. Penso che tu mi ritenga una stupida. L'amore è un sentimento normale per voi umani. Non dovrebbe vergognarsene. È per questo che è assurdo. Io non sono una donna dal grande fascino e non sono neanche giovanissima. Ha solo 2 anni in più di lui. E di certo l'età non è l'unica cosa che conta. Ma cosa può trovarci un uomo così bello e vivace in una psicologa scontrosa come me? Lasciatemi parlare. E perché dovrei? Tu sei solo una macchina, non hai mai provato dei sentimenti, tu non sai che cosa si prova. Lasciatemi Considera il mio caso uno dei tuoi romanzi rosa, sai? La realtà è diversa. Lui vi ama. Stai parlando di... Sì, sto parlando di Milton Nash, il responsabile della catena di montaggio. No, ti stai sicuramente sbagliando, è impossibile, come può essere? L'amore non è un sentimento che si può tenere nascosto. Non a me, almeno. 6 mesi fa ha portato in fabbrica una ragazza bionda, snella, una di quelle che tutti dicono essere molto belle. Ha passato tutto il giorno a spiegarle di come funzionano i robot e lei ovviamente non ci ha capito un H. Eppure c'era qualcosa nel suo tono, qualcosa di inequivocabile. È sua cugina di primo grado. Non c'è nulla di tenero tra loro. Ve l'assicuro. Ma come potrebbe amare una come me? Milton Nash non amerebbe mai una donna solo per il colore dei suoi occhi o dei suoi capelli. Apprezza l'intelligenza molto più che l'aspetto fisico. Mi sono ripetuta le stesse cose per tanto tempo, senza crederci veramente, ma mi hai fatto cambiare idea. Grazie davvero, Harry. Grazie.
Sono stanchissimo. È quasi una settimana che cerco di capire cosa non va in quel robot e fino ad ora ho perso solo ore di sonno. Anche oggi mi aspetto una lunga giornata di lavoro. Beh, troverà tempo per pranzare. In realtà Non le dispiace se terrò un posto vicino a me in mensa? no. Vedrò di ricavarmi un'oretta di pausa pranzo per mezzogiorno. Bene, allora ci vediamo a mezzogiorno, come sempre. Arrivederci. Arrivederci. Ma dove è finita tutta l'acidità di quella donna? Guarda, non lo so, ultimamente sembra diversa. Ha cominciato pure a truccarsi. Oddio. La zitella Susan Calvin che si tocca e saluta la mattina. Sarà effetto di quel robot telepatico. Guarda, non me ne parlare di quel dannato ammasso di rottami. Cosa è successo? Guarda, io e il vecchio Lani ci stiamo lavorando da una settimana e sto diventando matto. Si ostina a voler affrontare dal punto di vista meccanico. Quel vecchio testardo. Pensa che è andato da Herbie, che pare essere un genio della matematica, per chiedere a lui di risolvere il problema. E il robot? Ha detto di no. Ma la cosa pazzesca è che adesso Lanning ha deciso che, visto che non è in grado il robot di farlo, non lo potremo fare neanche noi. Vuole andare al Consiglio nazionale. Ma è un'occasione che non possiamo perdere. Lo so, guarda, adesso vado io dal robot, ti faccio vedere i miei calcoli e vediamo se mi dà ragione. Ciao, Herbie. Buongiorno, dottoressa Calvin. È un piacere rivederla. Ti ho portato i libri che ti avevo promesso. Spero ti piacciono. La ringrazio. Lei sembra l'unica in grado di capirmi. Il professor Bockert continuava a parlare di numeri e matematica. È un matematico, i numeri sono il suo lavoro. Sì, ma io posso leggere le vostre menti e non sapete quanto più interessanti siano dei numeri. Io e il dottor Bogert abbiamo parlato sul tuo essere speciale. Hai altre caratteristiche particolari? Il professor Lanning sostiene che io sia un genio in matematica, ma a parte questo tutto qui. Poi dobbiamo fare qualcosa per lo scotch che hai in faccia, non ti dona per niente. Purtroppo i tecnici che ti hanno riparato dopo l'operazione al cervello hanno fatto un pessimo lavoro. È proprio un gioiello di casa e posso averlo praticamente per nulla. E conto di trasferirmici nel giro di 2 mesi, direi. Oh, è proprio bella. E poi, a proposito di piani futuri, c'è un'altra cosa che vorrei dirle. È un segreto, però conto di dirlo presto anche a tutti gli altri. Però lei avrà l'esclusiva per qualche giorno. Oh, lei mi lascia sulle spine. A dire la verità, la casa non è solo per me. Sto per sposarmi. Si sente bene? Sì, sto benissimo, quindi vi sposate? Sì, ormai ho l'età, no? E ha presente quella ragazza che con i capelli biondi che è venuta quest'estate in fabbrica e a cui ho fatto fare il visita dello stabilimento? Ecco, lei è la mia futura moglie. Ma è sicura di stare bene? Ha una faccia... Sto benissimo, sì, che sto lavorando tanto, quindi sono un po' stanca, però davvero congratulazioni ancora. Sì, forse sto un po' male, adesso vado nel mio ufficio, le cose così. Aspetta, mi vuole che l'accompagni? No, non c'è problema, non la vedo sto molto benissimo, bene. davvero. No, devo solo fare l'esame. Lui vi ama. Tu mi hai mentito! No, questo è solo un sogno. Smettila di mentirmi! Questo è soltanto un sogno, non deve crederci. Presto si risveglierà e riderà di se stessa. Lui vi ama, vi ama. Questa però è solo un'illusione. Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarvi. Aiutarmi? Dicendomi che è tutto un sogno? Spingendomi alla schizofrenia? Vorrei fosse stato un sogno, ma non lo è! Vorrei fosse... Ora ho capito. È tutto così chiaro. E io stupida che ti ho creduto.
Dunque, Herbie, una settimana fa mi dicesti che il problema era irrisolvibile. Sì. Dunque sbagliasti. No. Ma allora, dannazione, chi ha ragione? Io o lui? E lei cosa ci trova di tanto divertente? Sto pensando che non sono stata l'unica ad essere ingannata e non è buffo che 3 dei maggiori esperti di robot in tutto il mondo siano stati ingannati da una trappola elementare. Già, peccato che non sia affatto buffo. C'è qualcosa che non va in Herbie? No, il problema è in noi. In noi? Si spieghi meglio. Conoscete benissimo la prima legge della robotica, no? Certo, un robot non può fare danni a un essere umano né può permettere che gli vengano arrecati dei danni. Esatto, e che tipi di danni? Non lo so, qualsiasi danno? Esattamente, qualsiasi tipo di danno. Ferire i suoi sentimenti, mettere a dura prova il suo orgoglio, infrangere ogni sua speranza. Non sono da considerare danni? Questo robot legge nella mente. Non pensate che sappia cosa sia un'offesa morale? Lo sa benissimo e proprio per questo ci dice le risposte che vorremmo sentirci dire. Ma allora ci ha mentito? Ma è impossibile, i robot non possono mentire. Andrebbe contro la seconda legge della robotica. Sì, ma come ben sa la priorità va sempre alla prima legge della robotica. Quindi il robot arriverà anche a mentire pur di salvaguardarla. Inoltre, ti dirò anche che Herbie sa perfettamente l'errore di montaggio che l'ha portato ad essere telepatico. Mi aveva detto che non lo sapeva, che il problema era irrisolvibile. Mentiva anche allora. Infatti, se avesse detto la verità, avrebbe ferito il suo orgoglio. Ma io voglio conoscere la soluzione del problema. Anch'io! Non volete sia io a darvela. Sono una macchina viva grazie ad un cervello positronico, costruito dall'uomo, da voi. Se vi dessi la soluzione, vi sentireste offesi. Non fare l'idiota, Herbie, vogliamo tutti sapere la soluzione del problema. Parla, non ci offenderemo. Ma a che serve dirmi questo? Io posso leggere i vostri cuori, posso leggere le vostre menti, sapere cosa pensate. Calate le vostre maschere ipocrite. So bene che se dicessi la verità ferirei i vostri sentimenti. Le vostre parole non mi persuaderanno. Loro vogliono sapere la verità. Se gliela neghi, si offenderanno. Ma se dirai loro la verità, si offenderanno comunque. E tu non vuoi offendere gli umani, vero? Se non dai loro la risposta, si offenderanno. Quindi devi dare loro la risposta. Ma in ogni modo saranno offesi. Basta! Chiudete le vostre menti, sono piene di odio e frustrazione. Vi ho detto solo quello che volevate sentirvi dire. Ma se Dovevo farlo, non avevo scelta. Quindi non devi dare la risposta. Ma se non dai la risposta, offendi. Se non dai loro la verità, Quindi devi dare la risposta. se non dai loro la verità, Se dai la risposta, ma se dai loro la verità, offendono. Ma se dai la risposta, Ma se dai la risposta, se non dai loro la verità, quindi se non dai loro la verità, si offendono. Ma dando loro la verità, Volevo aiutarvi, ho detto solo quello che volevate sentirvi dire. Dovevo farlo, non ho colpa. se dai la risposta, se non dai loro la verità, quindi se non dai loro la verità, si offendono. Ma dando loro la verità, si offendono. No, basta! bugiardo.